Ho deciso di realizzare questo video non tanto per allungare la lunga lista di video già presenti in rete o su YouTube relativi alla Morini Escape, ma semplicemente per fornire una mia valutazione di pancia su questa moto che si è dimostrata veramente fantastica. L'ho acquistata a luglio e ho appena finito il rodaggio e diciamo sono rimasto impressionato. Inizialmente ero sicuramente scettico perché, come ben sapete, il motore è di derivazione cinese, anzi è fatto in Cina, anzi tutta è fatta in Cina, con design italiano a Trivolzio. E quindi diciamo ecco, siccome è la prima mia moto, diciamo tra virgolette, cinese, sono partito con molti dubbi. Chiaramente poi il prezzo ha fatto la differenza perché è un prezzo decisamente concorrenziale e ho deciso di rischiare. È stata una sorpresa, anche se neppure così tanto col senno di poi, vedere la Benelli TRK 502, che voi conoscerete molto bene, diventare la moto più venduta in Italia. E ora è anche una sorpresa vedere questo marchio finora periferico, perché diciamocela tutta, la Morini è sempre stato un marchio per intenditori, quindi io direi proprio periferico. E quindi è stata una sorpresa che questo marchio azzeccasse una moto, la Escape 649, che sembra destinata a darle grandi soddisfazioni commerciali, anche se siamo solo agli albori al momento, quindi sicuramente dovrà passare ancora molto tempo. Quindi per prima cosa l'Escape si fa notare perché è una moto diciamo generosa nelle dimensioni, ha superfici ampie, raccordate, una grafica pulita, secondo la tradizione del design italiano. Secondo me non è una scoppiazzatura di altre moto, diciamo, è chiaro dal design, appare subito curata nell'insieme, anche dal punto di vista delle dotazioni. È una moto che parte quindi con la marcia giusta, a mio avviso, sempre diciamo che il nostro paese è sensibile alla bellezza, ma del resto anche in Europa e in Cina dove questa moto verrà venduta. Infatti, ovviamente l'Escape è pur sempre fatta in Cina, ma ormai diciamocelo, la Cina è stata sdoganata, quindi a partire dai telefoni, dai computer e poi quindi anche dalle moto, perché come abbiamo detto prima la Benelli è di derivazione cinese, anzi direi completamente cinese, sia il motore che la struttura, che le parti, eccetera, eccetera. Come ho detto in precedenza, ho appena terminato il rodaggio e appunto, mentre inizialmente il motore era piuttosto legato, piuttosto bloccato, ora mi sono accorto che è diventato incredibilmente lineare, incredibilmente responsive, cioè immediatamente i cavalli che sono 60, che per tante persone potrebbero non essere moltissimi, a parte che in base a che cosa? Cioè, in base a che cosa molte persone dicono che 60 cavalli non sono moltissimi? In base appunto delle cilindrate a delle moto superiori come l'Africa Twin. Ho capito, però sono moto completamente diverse. Comunque, questi 60 cavalli vengono assolutamente utilizzati dalla moto Morini nel migliore dei modi, perché la moto Morini veramente è un compromesso tra meccanica, motore, aerodinamica e quindi devo dire che gli ingegneri a Trivolzio in provincia di Pavia hanno lavorato decisamente bene, soprattutto sul baricentro, perché 230 kg di peso, che a prima vista potrebbero sembrare un'enormità, invece durante la marcia non si sentono assolutamente. Sembra di avere un giocattolo in mano,
perché la moto è così talmente facile da guidare, talmente che fornisce una risposta immediata nel cambio di direzione o nel caso di si debba affrontare un terreno un po' più difficile dell'asfalto, quindi magari con ghiaia o strade bianche. È una moto veramente entusiasmante e assolutamente, dal mio punto di vista, 60 cavalli sono tanti per divertirsi, sono veramente tanti. E questa moto è in grado di garantire tanto divertimento, ma soprattutto con questa moto si possono pianificare tanti viaggi. Direi che è una cavalleria più che sufficiente per fare tutto ciò. Se noi pensiamo che la Benelli ha solo, se non sbaglio, 48 cavalli, eppure è la moto più venduta in Italia. Allora dico io, ma perché la Morini con 60 cavalli non dovrebbe diventare un best seller a breve? Perché veramente per 7.500 euro avere una dotazione del genere, quindi forcella Marzocchi, freni Brembo, e che più ne ha più ne metta, alla fine è un plus, è un plus. Mm, come dicevo, io ero scettico inizialmente perché non avrei mai più pensato di comprare una moto, tra virgolette, cinese, anche se il design è completamente realizzato in Italia. Però, ragazzi, mi sto veramente ricredendo, mi sto divertendo tantissimo. Come potete vedere appunto dal video, mi sto divertendo tantissimo sulle strade di collina, sugli Appennini, e sono completamente soddisfatto perché è tutto perfetto in questa moto apparentemente, è tutto perfetto. E al momento non posso lamentarmi. Sì, ok, qualche difettuccio mi sembra di riconoscerlo, ad esempio sono gli spicchetti che vibrano leggermente. Ehm, Oppure, vabbè, questo però non penso che dipenda solo, sia un problema della mia moto. Sento un rumore come se fosse, non so, un pignone ovalizzato, quando vado a un'andatura molto, molto ridotta. Però, secondo me, questo è un problema solo che affligge la mia moto in particolare, non tutte le Morini. Ma detto questo, veramente è una moto particolarmente divertente e soprattutto è dedicata a coloro che non hanno una grande esperienza con le moto. Perché è talmente facile da guidare che veramente sono rimasto impressionato. Sono molto contento di aver venduto il mio Kawasaki Versys, che ok, è vero, era un po' vecchiotto, però non avrei mai più pensato che una moto come l'Escape, che effettivamente è ancora un po' una sorpresa, perché non sapremo se cioè non sappiamo ancora se la verniciatura, le parti meccaniche, eccetera, 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 dureranno tanto nel tempo. Questo è da vedere. Comunque al momento il mio giudizio è veramente, veramente più che positivo. Uno dei grandi plus di questa moto sono sicuramente i pneumatici semitassellati Pirelli Scorpion che vengono appunto montati sull'Xcape. Sono pneumatici assolutamente che ti fanno sentire sicuro, non solo sullo sterrato come uno potrebbe immaginare, ma soprattutto in strada. Devo dire che sono veramente ottimi pneumatici e soprattutto in fase di attraversamento di percorsi sconnessi. Danno una grande affidabilità, veramente. Io certe volte non me ne accorgo neanche che l'asfalto è sconnesso. Devo dire, sono veramente, veramente ottime, ottime gomme. E, e poi ovviamente quando la moto si tira un pochino, è tutt'altro che ballerina. Devo dire che ha un avantreno piuttosto solido, e quindi ecco, le Pirelli semitasellate sono sicuramente un plus anche da questo punto di vista qua. Quando si va in discesa
impiega, diciamo, il peso e le caratteristiche delle gomme non le consentono ingressi troppo fulminei. Comunque è necessario essere chiari. Chiaramente non è pensabile che la Xscape si possa guidare staccando all'ultimo, anche perché appunto l'impianto della Brembo fa sul serio e quindi si rischia di mettere in crisi l'assetto. Poi c'è da tenere presente in uscita di curva la risposta del motore non ha una prontezza tipo da moto cavalleria più elevata, questo lo si sapeva, quindi è necessario guidare molto molto rotondi e se si guida appunto in maniera più rilassata, più rotonda, sicuramente la guida diventa davvero gradevolissima e quindi si rivela appunto facile e coinvolgente, ma anche convincente direi, anche a ritmi poi brillanti, perché assolutamente non è una moto ferma, è un motore veramente, veramente brillante e soprattutto in salita mi ha convinto tantissimo. Non avrei mai più pensato che potessi fare delle salite in quarta, in quinta, in sesta, tranquillo. E invece sono rimasto piacevolmente stupito, assolutamente. Ok ragazzi, che dire, questo voleva solo essere un video così per fornire la mia opinione personale. Per concludere appunto vorrei dire che questa moto è sicuramente al momento molto affidabile, nel senso che nei primi 2000 km non ho riscontrato alcun problema particolare, il motore anzi diventa sempre meglio, sempre più lineare, sempre più brioso e anche abbastanza aggressivo sotto certi punti di vista. Per quanto riguarda diciamo, la velocità massima in tangenziale autostrada, se non sbaglio si aggira intorno ai 180, non l'ho tirata proprio a fondo, sono arrivato circa a 173 più o meno, ma ce ne stava ancora, quindi direi che a stime, a spanne, dovremmo arrivare circa a 180. Un'ultima considerazione per chi fosse diciamo indeciso tra Benelli TRK 502 e Morini Xscape 649. Allora, io ho provato in passato la Benelli TRK 502, è una moto davvero davvero molto 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 comoda e poi dà l'impressione, quando ci si sale sopra, dà l'impressione di essere su una moto con una cilindrata veramente molto più elevata e soprattutto con una cavalleria più elevata. Il problema qual è? Il problema è che però quando cominci a viaggiare con quella moto capisci che effettivamente 48 cavalli stanno davvero un pochino troppo stretti. Ok, probabilmente per divertirsi sono sufficienti, ma se si viaggia già in due oppure bisogna intraprendere qualche percorso un po' più impegnativo o particolare, purtroppo la Benelli non direi, il mio personale opinione, non fa il caso vostro. Io personalmente in precedenza ci ho pensato, avrei voluto acquistarla nonostante questo gap di cavalli, proprio perché io non ho esigenze particolari, però effettivamente arrivando già da moto con cavallerie superiori avrei regredito, quindi sinceramente io credo che quei 10 cavalli in più siano necessari se uno vuole fare un viaggetto un po' più impegnativo, oppure se uno vuole portare una zavorrina o vuole portare le borse o il bauletto. È chiaro che la Benelli, per quanto è divertente, per quanto ben fatta, per quanto abbia un prezzo super,
e chi se ne frega se è cinese veramente, perché è una moto, devo dire, bisogna essere onesti intellettualmente, è una moto che veramente è ben fatta, è ben fatta, le plastiche sono molto belle. Ecco, se dovessi trovare un piccolo difetto, non mi è piaciuto tanto il rumore del motore, veramente sembra un frullino. Però, ripeto, questa è una mia personale opinione e detto questo, ho optato quindi per la Morini Escape e ne sono assolutamente molto soddisfatto e spero di esserne sempre di più, proprio perché dopo che il motore adesso è particolarmente slegato, veramente il divertimento è all'ordine del giorno. Non passa il giorno che non ho voglia di fare un giro con l'Escape in ogni tipo di terreno. Beh, diciamo io non sono un esperto di fuoristrada o terreni particolarmente impegnativi, però veramente con l'Escape mi sento sicuro quasi ovunque. E poi ripeto, il peso dichiarato ovviamente in marcia non lo si sente, è talmente leggera, è talmente ben bilanciata, veramente. Io, ecco, se posso dare un consiglio, ovviamente è un consiglio puramente personale, ragazzi, voi dovete, io consiglio di provarla assolutamente prima dal concessionario, però se posso dare un consiglio, io consiglierei assolutamente di acquistare la Morin Escape, non solo per la dotazione, ma soprattutto e soprattutto per il motore, perché sicuramente rispetto alla TRK questi 10 cavallini in più sono un bel plus. Ok ragazzi, detto questo vi ringrazio per aver visto il mio video e a presto.